L'uomo tigre trascinava per minuti gli occhi dell'avversario sulle corde del ring, tra fiotti di sangue e volti attoniti. Kenshiro faceva esplodere i suoi nemici come buste di patatine vuote. Ranma, Lamu e compagnia cantante ti mostravano tetti al vento manco stessimo guardando una puntata di Colpo Grosso. Il Devilman blu delle reti private prendeva cinghiate i demoni sui capezzoli e la lista potrebbe continuare. Ed eravamo ragazzini delle elementari. Mi spiego? Se pensiamo che alla nostra stessa età di allora un ragazzino di oggi, ammesso che guardi ancora la televisione, certo, viene tirato su con ben altre cose, la domanda che mi sorge spontanea è questa: siamo davvero diventati più civili o l'animazione è diventata un prodotto molto più controllato? Insomma, miei cari alchigliani, se ci riflettiamo, prima c'erano meno paura di spingere oltre. È un dato di fatto che un tempo erano liberi di mostrarti questa roba perché il mondo intorno era diverso. E quando cambi il mondo, cambia anche quello che puoi mostrare. Benvenuti su Alkill, like ed hype al video sono doverosi, mi raccomando. Se volete che il nostro sporco lavori continui, certo, e veniteci a trovare sul nostro sito ufficiale, lo trovate in descrizione. Ma adesso entriamo nel cuore di questa polemica di oggi. Anzitutto, le produzioni animate passate, io farò riferimento esclusivamente a quelle giapponesi perché sono cresciuto nell'epoca dell'ondata nipponica, non erano ancora domate dalle rigide regole del mercato, un mercato che effettivamente era agli albori. Ricordo ancora che mia madre li chiamava cartoni cinesi, divertente, sì. E questo è un discorso che si potrebbe fare e che sicuramente potrebbe cambiare anche con altri cartoni animati stranieri, ma la verità che tutti sappiamo è questa: nessuno, quanto il Giappone, ha costruito una vera e propria industria su questa forma di intrattenimento, contribuendo in modo significativo al PIL del paese. Ed è qui che nasce la radice del problema di questo primo punto. Non esisteva lo streaming globale, non si puntava al pubblico internazionale. Alle case di produzione non fregava nulla di adattare il proprio prodotto all'etica di paesi oltre quello del sollevante. C'è chi sostiene che ancora oggi gli autori guardino più al pubblico giapponese che a quello straniero, ma questa frase fallisce per due ragioni. La prima è che il Giappone e il pubblico giapponese del 2026 è molto meno isolato rispetto a quello degli anni '80. Per carità, rispetto alle nostre nazioni occidentali, non chissà quanto, ma comunque sì, possiamo definirlo molto più globalizzato. La seconda ragione, quella più tosta, è che oggi esistono Netflix, Crunchyroll, Prime, il simulcast. Inevitabilmente, quindi, un prodotto animato punta già all'esportazione e quando esporti un prodotto, quando ti interfacci con un mercato straniero, devi pensare anche ai gusti di quel mercato se vuoi avere un margine di vendita e questo inevitabilmente ti mette dei paletti. Quando non sei globale puoi permetterti di essere scomodo, quando diventi globale inizi a limarti da solo. Prima molti anime erano pensati prima di tutto, se non esclusivamente, per il Giappone, non c'era questa ossessione del funzionerà ovunque. Paradossalmente, quando girano meno soldi, c'è più libertà. Ken il guerriero, l'uomo tigre, Tigerman, giusto per citare gli esempi più papabili su Alkill, nascono in un tempo in cui l'industria era meno strutturata, meno osservata, meno protetta. Oggi un qualunque anime viene fuori in un sistema in cui anzitutto alla base ci sono grossissimi investimenti. Budget moderni per un singolo episodio al tempo avrebbero permesso 10 puntate. Attenzione all'immagine, revisioni continue. Si tende a rendere tutto più accessibile e ad evitare di alienare il pubblico, a tenere i contenuti più neutri possibile, col risultato che hai meno picchi, meno estremi, meno cose davvero fuori scala. Quindi, se ti sorprendi perché alcune cose che vedevi da bambino nei tuoi cartoni preferiti oggi scandalizzerebbero, non è perché l'animazione di una volta, in un certo senso, era più coraggiosa. Era semplicemente meno controllata. E quando qualcosa è meno controllato è inevitabilmente più estremo. In soldoni, quando un prodotto vale poco, può rischiare tutto. Quando vale milioni, non rischia più niente. E adesso veniamo a noi. Abbiamo parlato dell'industria, ma l'industria cambia, si adatta, si evolve. Perché? Semplice, perché guarda a noi. Guarda i nostri gusti e prova a servirci il piatto più appetibile. Quindi il secondo punto è: siamo davvero diventati così puritani? E distruggiamo subito questa ridicola idea. In realtà il pubblico moderno è diventato estremamente più attivo.
Mi spiego. Tempo fa guardavi quello che passava alla TV, mezzo passivo a differenza di oggi, dove puoi scegliere cosa vedere e quindi premiare con la tua attenzione, e anche questo conta. E poi ne parlavi con gli amici a scuola o al massimo, se avevi un Pentium 3, ne discutevi nei primi forum del web. Punto. Oggi è tutto un altro mondo. Il pubblico espone opinioni pubblicamente ancora prima che una serie si sia conclusa, a volte, e questo, sempre per il discorso di prima sull'industria, crea una differenza enorme. Un influencer con un grosso seguito può davvero influenzare il mercato con una recensione su YouTube, e qui dico una cosa che farà incazzare qualcuno, magari qualche reactioner. Prima le opere venivano vissute, oggi vengono prima di tutto giudicate. Prima guardavi una scena e al massimo dicevi strana, vabbè, andiamo avanti. Oggi la si interpreta, la si analizza, la si inserisce in un discorso più grande, etico, sociale, culturale, e questo cambia completamente il modo in cui le opere vengono percepite. Quando Sanpei, che si ricorda del ragazzo pescatore, dà una pacca sulla spalla alla ragazzina incoraggiandola a dedicarsi a lavori più femminili, come la cucina, nel mondo moderno si crea un cortocircuito. E non è una roba che mi sto inventando, mi è capitato davvero di vedere proprio quella scena in un reel di Instagram. Yuri, se continui ad essere così brontolona, nessuno ti prenderà per moglie. Devi capire che le ragazze non devono impicciarsi di tutto, altrimenti diventano solo noiose. Ho aperto i commenti e non potete immaginare il marasma di cazzate che ho letto. Gente inferocita per una battuta in una scena di un cartone di più di 40 anni fa. Quindi è puritanesimo? No, è molto più complesso di così. Oggi si è più attenti a certi temi, consenso, violenza, sessualizzazione, eccetera, ma allo stesso tempo si è anche più critici, più analitici. E quindi certe cose che prima passavano come esagerazioni, battute e via dicendo, oggi diventano cosa sta dicendo davvero questa scena? In parte tutto questo è un bene, ve lo dico sinceramente, perché finalmente questo tipo di prodotto viene trattato con serietà e gli si dà l'importanza che merita. Non è più solo un passatempo, ma qualcosa di paragonabile, che ne so, a un libro o a qualsiasi altra forma culturale, dai. Dall'altro lato però non bisogna esagerare, bisogna sempre contestualizzare, non ricadere nelle stronzate delle mammine pancine del Moige che ai tempi urlavano al satanismo e davano la colpa ai cartoni giapponesi per la violenza giovanile. Ecco i cartoni cattivi, tratti da fumetti violenti, sempre al centro di polemiche per la loro presunta funzione diseducativa. Insomma, il pubblico moderno è più sensibile, ma anche più esigente. E questo come si riflette su chi produce? Semplice, stanno più attenti. Sanno che ogni scelta verrà letta, ogni dettaglio verrà discusso, ogni errore verrà amplificato e quindi si adattano. Non è che certe cose non le vedi più perché il pubblico non regge, è che il pubblico reagisce. Il pubblico non è diventato più debole, è diventato più presente, e quando il pubblico è presente, chi crea diventa più prudente. Bravo Donny, bella rima, sei un genio. Veniamo ora a quel mare di problemi creato da un gruppo di topi che, usciti dalle viscere dell'inferno, hanno deciso che la gente vede contenuti troppo lunghi e, peggio ancora, ragiona troppo. Quindi abbassiamogli la soglia dell'attenzione. Creiamo un mondo in cui i video durano al massimo 60 secondi. Benvenuti nella cultura delle clip. Le chiamerò clip, tanto shorts, reels e tutta quella roba là gli sono sempre la stessa merda, no? Questo è un punto che non va assolutamente sottovalutato. Nel 2026, ragazzi miei, internet non ha solo cambiato come reagiamo ai contenuti, ha cambiato proprio come vengono costruiti. La cultura delle clip ti spinge a perdere il contesto e ci porta dritti a un risultato semplice e devastante. Prima una scena doveva funzionare nella storia. Oggi deve funzionare anche fuori dalla storia. E tu che mi stai ascoltando probabilmente pensi vabbè, ma davvero una clip può fare tutta questa differenza? Sì, testa di cazzo, e non un po', fa una differenza enorme. Mettiamola easy, una clip da sola non distrugge un prodotto, ma può tranquillamente definirne la percezione di massa. Oggi la maggior parte delle persone sceglie cosa guardare senza approfondire. 20-30 secondi su TikTok, un frame, un titolo provocatorio e via. Fine. Non c'è tempo, non c'è voglia, non c'è pazienza. Io qui davanti ho scaffali pieni di fumetti comprati quando recensioni e anteprime non erano ancora a portata di click.
Ho preso monnezza? Certo, un sacco. Mangaletti una volta lasciati a marcire, roba dimenticata dal mercato. Però sai cosa? Il mio gusto si è costruito su quello che mi prendeva davvero, non su quello che mi diceva internet. Oggi invece le regole sono cambiate. Quanti nostri video, alcuni dei quali, lasciatemelo dire, vere perle, non vengono nemmeno aperti perché titolo o miniatura non sono abbastanza aggressivi, catchy. E se vale per uno YouTuber, immagina su un'industria come quella degli anime. Qui c'è il punto. La percezione batte il contesto. Sempre. Una clip virale non resta lì, diventa discussione, meme, trend e da lì nasce l'etichetta quell'anime è violento, quell'anime è cringe, quell'anime è problematico e magari chi lo dice non ha visto neanche un episodio intero. Se nel 2026 non accetti che pochi secondi su TikTok influenzano chi non ha visto l'opera, non sei fuori strada, sei proprio fuori dal pianeta. E questo come si traduce? Semplice. Per chi produce diventa un rischio enorme. Prima una scena doveva funzionare nella storia, oggi deve funzionare anche fuori dalla storia, nelle clip, nei tagli, nei remix, e chi scrive lo sa ancora prima di iniziare. Quindi spariscono le cose strane, borderline, difficili da spiegare in 60 secondi. Veniamo al punto. L'intrattenimento con cui siamo cresciuti non era semplicemente più libero, era figlio di un mondo in cui il rischio costava meno. Tema che riprenderò il mese prossimo quando parleremo del perché oggi vediamo remake su remake, sempre meno roba originale, sempre più remake. Quelli che abbiamo visto qui non sono tutti i motivi, ma sono quelli più evidenti e che quelli personalmente che saltano subito all'occhio. E il punto di arrivo è sempre lo stesso. Non è l'anime che è diventato più debole, è il sistema intorno all'anime che è diventato più prudente. Prima poteva essere sporco, ambiguo, esagerato. Oggi deve essere compatibile con tutto. Streaming, social, sponsor, pubblico globale. E quando devi piacere a tutti, finisci per non disturbare più nessuno. La verità non è che prima eravamo migliori, che avevamo meno paura di rischiare e meno filtri nel raccontare le cose. Beyond All, porca troia.